Ciao, ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Passeremo qualche minuto insieme a Federico, insomma, tanto siamo ancora in casa, tanto vale farsi un po' di compagnia tra romanisti, no? Certo, certo. Poi siamo a casa, romanisti insieme e ci incontriamo tutti qua. Esatto, esatto, esatto. Io mi fa ridere iniziare con la domanda di Leo perché mi fa ricordare anche un'altra cosa. Insomma, la domanda di Leo è perché ti chiamano il generale, ma io mi sono ricordato anche che a Parma c'era fuori dall'hotel un tifoso che ti chiamava colonnello. Allora, Colonnello. vogliamo mettere ordine che non è né generale e né colonnello, no? No, è il comandante. È il Comandante. comandante. Sì, Comandante. Poi, comandante. se qualcuno vuole, insomma, cioè, sono comunque belli, generale, colonnello, non è che... Però, quello proprio il tuo è il comandante, no? Distinti ranghi, no? Però è il mio comandante. Esatto, esatto. Il comandante, ecco, ce lo scrivono, qualcuno subito giustamente scherza, dice buongiorno colonnello, qualcuno dice ciao comandante, c'è Fra che scrive bella Fazio. Allora, c'è Roberto che ti ha chiesto se ricordi le emozioni del tuo esordio in giallo-rosso. Che partita era, come l'hai vissuta? Sì, sì, il mio esordio è stato alla partita dell'andata contro l'Oporto, preliminare con Champions League 2016. Non sono partito titolare e sono entrato nel secondo tempo. Stavamo pareggiando 1-1, con due meno, non mi ricordo. Uno sicuro, Uno forse sicuro, uno sicuro. Vermaelen, non no, Emerson è stata una partita di al ritorno. ritorno. Sì. No, comunque No, è stato bello. Poi la seguente partita è stato l'esordio mio all'Olimpico, abbiamo giocato contro l'Udinese la prima giornata di campionato, abbiamo vinto 4-0. Bello. beh, è un bel modo di esordire. Vinci, non prendi gol, che per un difensore, no? Bravo. È perfetto, è perfetto. Perfetto. Senti, c'è Aurora che ti chiede se il numero 20 ha un significato particolare. No, sai che quando arrivi a una squadra ci sono pochi numeri disponibili perché eh, qualcuno che non se n'è andato via ancora e altri che già stavano nella squadra e quindi ci sono pochi numeri da scegliere, però il 20 è un numero che mi piace, che mi è piaciuto sempre. Se fossero stati tutti liberi, ne avresti scelto un altro, potendo scegliere tutti i numeri da 0 a 100. Ce n'è un altro che ti piacerebbe? Da 0 a 100 qua in Italia è diverso perché che sono tanti numeri alti, invece in la Premier, in la Liga Spagnola sono dall'1 al 25, però a me l'87 mi piace che è l'anno in cui sono nato. Già che l'abbiamo detto, a proposito di, insomma, parentele, c'è una domanda che arriva da Marianito Fazio, che chiede chi vince sempre quando giochiamo a 21? 21. 21 con... Guarda, giochiamo non solo con lui, come gli altri fratello, no? Qui Mhm. giochiamo tutti e tre. Diciamo che chi vince di più è mio fratello piccolo, però siamo lì vicini. Sì, E l'altro che si chiama Fabrizio, io sono il maggiore, Fabrizio è il più piccolo. Mariano deve chiedere chi vince alla play, chi vince altre cose. Lui, aia, 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 aia. Vabbè, Mariano, se ci sei puoi rispondere, finché siamo in diretta noi accogliamo, accogliamo la tua versione. Davide ti fa una domanda che io non so perché te la fa, forse lui ha un motivo, ma noi siamo qua per farle tutte. Chiede se ti piace Tivoli. Ci sei stato? Forse avevi Tivolo, visto. sono stato a tante parti, no? Mhm. Vicino qua a Roma, vicino a Roma e per tutta l'Italia, mi piace girare, c'è un rapporto, i miei nonni erano italiani, mi piace conoscere molto
l'Italia, anche se approfitto, no, che sono qua, però mi piace molto, molto girare su Roma, vicino, come Tivoli, Castelli, ce ne sono tante. Hai girato un po'. Bello, Girare. no? Insomma, quando c'è l'occasione, allora c'è Juan Jesus che ha scritto Mamma mia che capelli. No, guarda, adesso devo sistemarlo un po' ancora, però 2 settimane fa era il mio top. Vabbè, diciamo, siamo tutti nella stessa situazione che bisogna Eh, un po' arrangiarsi. io l'ho Insomma, tagliato a mio padre a me. è giusto, è giusto, è giusto così. C'è Ale che ti chiede con quale leggenda argentina ti piacerebbe giocare o ti sarebbe piaciuto giocare di leggende anche del passato, se vuoi. Guarda, leggenda, no, il mio idolo, sempre io l'ho detto, no, che era Batistuta, no? Mi è Mhm. piaciuto, giocava nel suo ruolo quando ero più piccolo, mi piaceva tanto eh, eh, per un motivo, no, che non sono riuscito a giocare con lui, però un altro idolo era per me Riquelme, eh, sono tifoso del Boca, avevo io ho avuto la fortuna di giocare con lui nelle Olimpiadi 2008, per me è stato un sogno, no? La prima volta che l'ho visto mi sono allenato con lui e poi giocare con lui è un sogno. Bibi ti chiede qual è stato l'attaccante più difficile da marcare. Più difficile da marcare, non solo l'attaccante, ma ho giocato una partita a Siviglia 2007 per Champions League contro l'Arsenal. Abbiamo perso Mhm. 3-0. Noi avevamo una grandissima squadra, però eh, in quella partita ho sentito che loro, non solo un attaccante, no? Loro stavano a un livello incredibile. Non so se quella partita, no? Poi in casa abbiamo vinto le altre 5 partite di Champions League di girone. Noi avevamo una grandissima squadra anche, però quella partita ho sentito che non solo no, un attaccante, sino, sai, la squadra che ti mette in difficoltà. Quando non sai più chi marcare, quando arrivano da tutte le Sì, da parti, tutte no? le parti. quella, quella cosa lì. Senti, poi c'è arrivata un'altra domanda, però per fartela io provo a fare una cosa che vediamo se riesce. Eccola qua. Te lo ricordi questo? Sì, Questo è mamma mia. ovviamente il gol di Edin contro il Chelsea, che però nasce da un tuo lancio perfetto, insomma, appena superata la metà campo, eccolo qua, insomma, lo vediamo partire. C'è Davi che, oltre a farti i complimenti, ovviamente ti chiede se questa cosa è una cosa che ti nasce lì o se è qualcosa che provi in allenamento ed è, diciamo, nel repertorio delle cose che puoi provare, cioè quanto è distinto e quanto è provato in allenamento. Guarda, in allenamento si prova tutto, soprattutto adesso che il calcio è molto studiato, tattico, si sa tutto, no? Quindi in allenamento si prova tutto, poi nella partita da un secondo all'altro lo devi fare, quindi non è che anche se lo provi, però eh, so, no, dalla prima partita che ho giocato con Edin e lo conosco bene, no? Quindi l'ho visto bene. Poi tu qua ti prendi anche un rischio perché vedendo l'azione, cioè per esempio ci sarebbe, non so, ci sarebbe Perotti libero sulla sinistra, cioè avresti anche dei passaggi un pochino più facili, però Sì, decidi di prenderti un rischio perché è il sì, momento certo. sportivo, no? Poi, come dico io, mi ricordo un'altra che ho fatto giocando per il Siviglia a Alvaro Negredo, no? Mhm. Il derby, uguale, ma andato in traversa. E poi di questo non si ricorda niente. Vabbè, certo, funziona. Ci sarà stato che Edin ha preso bene, quindi. Un po' Beh, ha infatti, preso. eh, diciamo che ha fatto un gol all'altezza dell'assist, siete stati bravi tutti e due, è stato molto, bravissimo. molto bravi tutti e due.
E guarda, già che ci siamo, te ne faccio vedere un altro di episodio che ti riguarda. So se te lo ricordi Sì, questo. mamma mia. È un po' Eh, coperto, ma insomma lo vediamo. Il gol contro il Cagliari. E, insomma, tu qua ti butti dentro, ci vai, però vorrei che tu ci raccontassi quello che succede da qua in poi. Ah, incredibile. È stato il primo anno del bar, il primo Sì. anno succedeva, si fermava sempre, soprattutto contro di noi sempre, però anche io so che la pala l'ha preso, non l'ha preso con la mano 100%, però poi vedo Certo, l'immagine e non si vede bene, certo. non si vede Dici, da io lo nessun so, ma lui angolo. lo vede? Da nessun angolo si vede. Poi non sapevo se era in fuorigioco, ma sapevo che non l'avevo preso con la mano, ma è stato eh, più di 4-5 minuti che è stato a controllare lì, un ultimo minuto, meno Sì, male sì, che è andato bene. qua l'abbiamo accorciato perché era lunghissimo, insomma, non passava più, me lo ricordo, cioè, me lo ricordo, stavamo tutti allo stadio, stavamo tutti lì e non passava più. A un certo punto dicevamo che guardano, che fanno? E invece poi, insomma, alla fine è andata anche quella. Ah, adesso, Eccoci qua. E meno ti male che è fanno i andata complimenti bene. per la maglia? Per la maglia, Sì, ti fanno... bella. Sì, bella, bellissima. La Proprio maglia è il è una primo di mio quelle che è derby. rimaste più nel cuore. Il È il tuo primo, primo derby? il mio primo derby. Una delle maglie più belle con cui ho giocato, non solo nella Roma. Ovviamente c'è la domanda fissa sul tuo piatto preferito, ma io ti chiedo pure se c'è un piatto che sai cucinare bene, perché tu cucini? Ti piace? Sì, mi piace cucinare, sì, mi piace molto. Che fai di buono? No, sai che di buono mi piace fare tutto, non ho un piatto, Mm. mi piace fare La tutto, pasta? anche ammazzare la pizza, La pizza pure la fai? sì, Ammazza, sei tutto. bravo. No, no, mi piace cucinare, veramente. Quindi la pizza, pasta ce l'hai nel repertorio. Sì, Quindi diciamo Perotti vince sull'asado, ma Perotti vince sul secondo, tu vinci sul primo. certo. Va bene. Benedetto ti chiede se tornerai a Trapani, c'è anche un Roma Club in città. Sei stato in un sacco di posti, Federico, in Italia. Sì, Trapani, mio nonno era di là, sono stato l'anno scorso estate, Bella a Trapani, bellissima. Trapani, sì, Sicilia, Erice, San Vito, ho fatto un bel giro per Sicilia, mi piace molto. A questo punto ti devo chiedere, questo te lo chiedo io, se c'hai fra le cose che si mangiano in Sicilia una preferita, perché io, diciamo, fatico a scegliere. Lì fanno buonissimo il couscous con il pesce, non so. Il couscous lo faceva mio nonno, è quello che mi è rimasto il piatto più, diciamo, caratteristico, no? Che lo mangiavo io di bambino, però mi piace tanto, anche lo facevano sempre, canolo. Eh. Eh, Senti, c'è Marco che ti fa una domanda che secondo me è interessante e chiede se c'è, abbiamo parlato di tante cose belle che hai fatto tu con la maglia della Roma, se c'è un errore che invece tu ti ricordi, se c'è un errore che hai fatto in campo che a ripensarci dici quella volta eh, non l'avrei voluto fare. no, secondo me la partita contro il Liverpool Mm, è stato... l'andata. Sì, l'andata perché eh, Eh, avevamo fatto una Champions grandissima e potevamo farla diverso anche eh, poi nella partita del ritorno abbiamo fatto una gran partita e potevamo fare, ma va bene, se non fosse stato per il che non c'era VAR, per tanti altri motivi, eh. però Devo dire, in questo momento nel quale è tutto fermo e ci manca tutto, mi mancano certe volte anche il sapore amaro del calcio. Cioè, vorrei solo rivedere partite e poi vediamo come va. Però speriamo speriamo di rivederle presto. Speriamo di ritornare presto. Insomma, adesso aspettiamo notizie in questo senso. Ovviamente la salute viene prima di tutto, però una volta che sarà
che sarà un po' più sicura, un po' più tranquilla la situazione. Speriamo di rivedervi in campo perché ci mancate un sacco. Sì, sì, speriamo non solo noi, sino tutti, no? Tutti uscire di questa situazione, no? Speriamo presto. Intanto ti ringrazio Federico, e salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno mandato le loro domande, i loro saluti, i loro cuori e un sacco di altre cose. Ciao Fede, Ciao, un saluto a tutti, eh? Un abbraccio. ciao, Ciao, ciao. ciao.